Rapido riepilogo. Primo passo, conoscere i vari stati. Beta, alfa, teta, delta. Passo 2, conoscere la tecnica del conto alla rovescia di 40 giorni per allenarti a raggiungere lo stato alfa. Quando arrivi al 31esimo giorno, sarai in grado di accedere all'alfa contando da 10 a 1. E ora vediamo lo schermo mentale. Per avere un'idea di cosa sia, immagina un televisore gigante di fronte a te, molto simile a questo. Pensa al più grande televisore che tu abbia mai visto e immaginalo di fronte a te. Se riesci a immaginarlo grande come lo schermo di un cinema, è ancora meglio. Questo è il tuo schermo mentale. Su questo schermo proietterai le immagini di ciò che vuoi attrarre nella tua vita. José ha scoperto che quando chiudi gli occhi e vedi questo schermo mentale nella tua mente, immagina che sia di 20 gradi al di sopra della linea dell'orizzonte. Questo fa sì che i tuoi bulbi oculari si sollevino automaticamente. È provato scientificamente che aiuta a generare onde alfa. Un errore di molti è fare questo esercizio al livello beta. Se invece lo fate al livello alfa, l'efficacia risulta moltiplicata. Tutto ciò che pensi di aver imparato sulla legge dell'attrazione o dal film Il Segreto è incompleto. Ci dicono che i pensieri creano la realtà. In una certa misura è anche vero. Ma quando sei in grado di controllare questi pensieri usando lo schermo mentale in uno stato alfa di veglia, l'impatto di questi sarà superiore. Immagina lo schermo mentale davanti a te proprio ora. Faremo un rapido esercizio. Il tuo schermo mentale davanti a te il più grande possibile. Al mio 3 lo farai diventare completamente nero. 1, 2, 3. Immaginalo totalmente nero. Ora al 3 immagina lo schermo completamente bianco. 1, 2, 3. Ora immagina una banana, una semplice banana sullo schermo. 1, 2, 3. Ora al mio 3 immaginerai un'arancia sullo schermo. 1, 2, 3. Hai visto quanto è facile? Con il metodo Silva imparerai a migliorare la tua capacità di visualizzazione. Vedrai i colori e i frutti nitidi e arriverai quasi a stimolare l'olfatto. Tutto questo accresce la tua capacità di risolvere i problemi e di raggiungere i tuoi obiettivi. Aumenta anche la tua capacità di arrivare alla soluzione attraverso l'intuizione. Ora passiamo al quarto passo, usare il potere. Ed ecco come funziona. C'è un motivo per cui si chiama tecnica delle 3 scene. Sicuramente ti ricordi dello schermo mentale. Bene, perché lo utilizzeremo allora. La tecnica di base funziona così. Voglio che tu scelga un problema da risolvere. Potrebbe essere un litigio con qualcuno che ami, o il fatto che non ti senti riconosciuto e apprezzato nella tua carriera, o magari potresti avere problemi nell'avviamento di un'attività. Nella scena 1 visualizzi e senti il dolore. La scena 1 è nel tuo schermo mentale proprio davanti a te. Visualizzala e senti il dolore. E poi sposta lo schermo di 15 gradi a sinistra. Perché a sinistra? Studiando l'ipnoterapia, José scoprì che quando si fa riflettere qualcuno sul proprio futuro, si sposta a sinistra. Se invece si riflette sul passato, si sposta a destra. Così concluse che la mente subconscia percepisce il futuro alla sinistra. Quindi ciò che è nel presente mostra alla mente subconscia che questa è la realtà presente. Spostando lo schermo a sinistra, stai dicendo invece alla tua mente che questo è il prossimo futuro. Nella seconda scena vedrai qualche azione simbolica o reale che ti serve per risolvere la situazione. Se si tratta di un litigio con una persona cara, magari cercherai di chiarire, magari cercherai di fare pace. Se hai problemi sul lavoro, forse si tratterà di un cambiamento positivo, come trovare un nuovo impiego o avere una conversazione costruttiva con i colleghi. Se un'attività o un progetto va a rilento, forse è un'intuizione che ti colpisce, forse è un corso a cui ti iscrivi e che ti aiuterà a superare quell'ostacolo. Visualizzati mentre agisci. E tra poco ti mostrerò cosa visualizzare se il problema è di salute, quindi sii paziente per un momento, vedrai che ci arriveremo. Nella terza scena vedrai il problema completamente risolto e sentirai ogni sensazione positiva associata alla risoluzione. Cominciamo? Io ti guiderò nel processo, ma prima devi scegliere un problema che senti debba essere risolto. Per cominciare ti guiderò in uno stato mentale rilassato. Chiariamolo, potresti andare in alfa subito, ma anche no. Non preoccuparti, stai solamente imparando. Allora, ti chiedo di immaginare e chiudere gli occhi.
E faremo il conto alla rovescia da 10 a 1. A ogni numero scenderai più in profondità. Ricorda, non preoccuparti di raggiungere l'alfa. Tutto quello che sto cercando di fare è insegnarti la tecnica. Puoi praticarla al mattino se vuoi, se stai eseguendo la tecnica dei 40 giorni. Mentre conto lentamente da 10 a 1 ti sentirai sempre più rilassato e andrai sempre più a fondo in uno stato mentale rilassato. 10, 9, 8, rilassati dolcemente. 7, 6, 5. Vai sempre più in profondità. 4, 3, 2, 1. Ora sei al livello alfa, in uno stato mentale rilassato, dove praticheremo la tecnica delle 3 scene che vedrai davanti a te. Nel primo schermo voglio che visualizzi un problema che vuoi risolvere. Abbraccia il dolore e la frustrazione di questo problema. Va bene provare rabbia, va bene sentirsi frustrati. Ecco un consiglio. Mentre visualizzi questo dolore e questa frustrazione, intensificali. Rendili ancora più forti di quello che sono. Intensificandoli, rafforzi il tuo desiderio di risolverli. Senti il dolore. Senti la frustrazione. Ora sposterai lo schermo di 15 gradi a sinistra. Non preoccuparti di ottenere i 15 gradi esatti, in pratica spostalo delicatamente un po' a sinistra. Ora visualizzati mentre agisci per risolvere il problema. Non devi sapere l'azione esatta, non devi nemmeno sapere se è corretta, mostra semplicemente che ti stai impegnando. Ora sposta delicatamente lo schermo di altri 15 gradi a sinistra. E ora vedrai la soluzione, il risultato finale che desideri. Visualizza la soluzione in tutta la sua maestosa gloria. Visualizza appieno il colore. Ascolta i suoni e senti gli odori. Senti soprattutto le emozioni positive associate a questa soluzione. José Silva ha scoperto che se visualizzi 2 o più persone che traggono vantaggio dalla soluzione, è più probabile che il risultato si realizzi. E ora puoi aprire gli occhi. Era la tecnica delle 3 scene. E tu puoi già iniziare ad applicarla. Ma forse ti chiederai come posso sfruttarla per la guarigione. Sono davvero felice di potertene parlare. Vediamo un riepilogo. Scena 1, visualizza e senti il dolore, le emozioni o la frustrazione. Scena 2, visualizza un'azione simbolica o reale per guarire. Puoi includere il tuo medico o le tue medicine, se ne assumi. Se te ne è stata prescritta qualcuna o hai un medico di cui ti fidi, coinvolgilo. Silva ha detto: non usatelo mai per sostituire la medicina moderna, usatelo insieme ad essa. Se il medico ti ha prescritto una pillola, quando visualizzi assumerla nella seconda scena,
Tu esagera. Immagina che quella pillola emani come dei magici raggi di luce, guarendo tutto il tuo corpo. Abbina sempre il metodo Silva alla moderna scienza medica. Funzionano meglio se combinate. Terza scena, visualizzati e sentiti completamente guarito e ripetilo 3 volte al giorno finché il tuo problema non si sarà risolto. Può essere bizzarro, ma in senso straordinariamente positivo. Bizzarro come se ci si imbattesse in questo magico kit di strumenti per trasformare ogni aspetto della nostra vita. Quando sei al livello teta della mente, il potere di tutto ciò che vedi sul tuo schermo mentale è esponenziale. Sei tranquillamente in grado di instillare comandi e affermazioni nella tua mente. Sai qual è la frase preferita di Silva? Ogni giorno e in ogni modo miglioro sempre di più. Puoi programmare il corpo per guarire, programmare nuove convinzioni nella mente o programmarti per avere atteggiamenti diversi. È come se tu fossi il tuo migliore ipnoterapeuta. Mi sono letteralmente risparmiato $100.000 di ipnoterapia solo essendo in grado di programmare me stesso accedendo ai livelli alfa e teta della mente. Sei in grado di affinare le tue capacità psichiche come se fossero dei muscoli e tutto il resto nella vita diventa più facile. È come se avessi una costante guida interiore sempre con te. Ho usato spesso questa tecnica per prendere importanti decisioni aziendali, per sviluppare la mia azienda e per liberarmi dalle decisioni sbagliate che ho preso. Tu invece come la sfrutteresti?